veramente eccezionale col sapore del mare nostro. Farò dei maccheroni rigatoni al ragù di polpo. Polpo naturalmente dello corbuo. Guardiamo subito questi ingredienti per il nostro ragù di polpo. Abbiamo un bel polpo intorno ai 7-8 etti, 200 g di passata di pomodoro, un bel bicchierozzo di vino, un bel cucchiaione di concentrato, un bel trito d'odori che c'ha una cipolla, mezza carota, una costola di sedano, uno spicchiettino d'aglio, ci metteremo della salvia, un po' di peperoncino, 2 fogliettine d'alloro, l'olio di velo buono naturalmente, i rigatoni mi raccomando prendete la pasta buona perché è importante. Non vi dico cosa uso io perché non mi danno soldi per la pubblicità, se no ne dicevo. Iniziamo subito questa ricettina. Naturalmente dovremo prendere il nostro polpo che è già stato pulito abbastanza bene. Vedo dentro un attimino che c'è un po' di rovina, ne si leva. E anche mi sembra c'è da levarci l'occhi e il dente. Eccolo qui. E questo è pulito. Dovremo fare dei pezzettini molto piccoli, andrò a dividere ogni tentacolo prima di tutto. Dopo aver diviso tutti i tentacoli li mettete in filatelli che siano della stessa lunghezza, fate praticamente un bel trito di polpo, fate dei pezzettini di queste dimensioni qua, mi raccomando, e verrà sicuramente un bel ragù. Allora, dopo aver fatto un bel tritino del nostro polpo metteremo dentro un tegame che andremo a accendere per fare il nostro ragù, ci andremo a mettere circa 5-6 cucchiai d'olio. Lasciamo scaldare a modino, naturalmente. Quando l'olio sarà abbastanza caldo ci andremo a buttare il nostro soffritto, come sentite già porta via, e andremo a soffriggere con delle foglioline d'alloro, quelle 2 foglioline d'alloro che avevo detto, un pezzettino di salvia, proprio un ciuffetto, un peperoncino sbriciolato, anche mezzo perché questi sono quelli belli pesanti. Lo lasciate cuocere a fuoco abbastanza vivo, controllate che non vi si attacchi. Il nostro tritino dovrà cambiare di colore come al solito. Quando il nostro soffrettino vedete avrà cambiato colore, le cipolle sono diventate giallognole, andrò a metterci dentro il polpo tutto tritato, piano piano mi raccomando a mulino, Vado a dare una bella girata. Poi il polpo sicuramente butterà fuori un po' d'acquetta, ma quello deve fare, non vi preoccupate. Ci vediamo quando il polpo avrà ritirato leggermente l'acqua. Per ora sta sempre indorando, mi raccomando a fuoco bello alto. Dopo circa 10 minuti che il nostro polpettino sta cuocendo, vedete ha buttato fuori tutta l'acqua, noi ci andremo ad aggiungere un bel bicchiere di vino rosso, Lo fate ben ritirare, mi raccomando, lo fate tutto evaporare, che è fuoco bello forte che prenda bene come al solito il bollore. L'ho già detto, deve ritirare quasi tutto, mi raccomando. Nel frattempo io ci andrei a mettere un po' di conserva, quel bel cucchiaione che avevo detto, un bel cucchiaione anche così, e lo vado a sciogliere con questa acquettina che ha fatto. Ora questo qui dovrà cuocere sicuramente, vedete ha preso già il bollore, dovrà cuocere circa un quarto d'ora. A far ritirare lo metterei proprio a fuoco basso che cuocia piano piano. Deve essere medio basso, più basso che meglio, un po' come me. Dopo circa 20 minuti il nostro polpino ha fatto questo lavoro, vedete sembra quasi crema. Allora così ci vado ad aggiungere il pomodoro, ci vado a mettere 200 grammi, non di più perché non deve essere troppo pomodoroso. Vedete questo colore molto amaranto come il magico Livorno. Dovrà rimanere. Allora vado a mettere questo pomodoro, vado ad alzare un pochino per farne riprendere il bollore, era al minimo, lo ricordate, ve l'ho detto, deve cuocere piano piano. Appena riprende il bollore, come speriamo che lo faccia fra presto perché qui se una fame si muore, ha preso proprio questo colore amaranto che dovrà ritirare ancora una decina di minuti, un quarto d'ora. Questo sugo dovrà avere circa una cinquantina di minuti di cottura fra nicchie e nacchie. Vedete, ha iniziato a prendere il bollore, allora cosa faccio? Lo metto al minimo e aspetto che si ritiri tutti. Ho detto ci vorrà un quarto d'ora, lo so, quando vedete che si è ritirato abbastanza il sughino è pronto. Non lo sa ora, lo sa alla fine prima proprio di spengerlo perché sennò il polpo mi rimane un po' durino. Come vedete il nostro ragù è quasi pronto, vedete, deve bollire proprio piano piano, se lo girate deve smettere il pomino per poi riprendere subito dopo. Io ora a questo momento è pronto, ci vado ad aggiungere un paio di pizzicottini di sale perché prima non l'avevo salato, ve lo ricordate?
vado a girare, faccio finire proprio un 30 secondi per far amalgamare bene, sciogliere tutto il sale e dargli il sapore adeguato. Dopodiché dovete mettere l'acqua a bollire per buttare la pasta. Quello è fondamentale, che no la pasta si cuoce così. Va bene? Ci vediamo dopo quando vado a buttare la pasta, perché l'acqua bolle. Come al solito, quando volete che bolla, non bolle mai. E non lasciate, perché tanto finché bolle. La nostra acqua finalmente ha iniziato a bollire, vado a buttare la pasta, siamo 4-5 persone, mezzo io dovrebbe bastare. Aspetteremo che i nostri rigatoni siano un po' al dente, a me mi piace al dente, anche la pasta corta che dice che dovrebbe essere leggermente più morbida, a me mi piace al dente. Tanto io consiglierei ai signori di farvi un po' di prezzemolino tritato per guarnire la nostra pasta e darne anche un po' di colorino. Allora, la nostra pasta è quasi pronta. Vado a scaldare il sugo, mi raccomando, deve essere caldino. Vado a colare la pasta, ecco pronto. Movimento, ci vado a buttare il sugo, vado a girare tutto quanto, prendo due scoline di vele bianche, le vado a mettere nel sugo, così levo tutto quello in più, si butta la nulla, mi raccomando. Guardate, una regina di farina, ecco pronta, 30 secondi che proprio riprenda tutto il sughino, i nostri rigatoni proprio creino quella bella amalgamatura, mettere il filo d'olio. Un'altra rigirata, se me ne nascate l'altro se ne mangia nemmeno uno. Pronto per essere impiattato, prendete un bel vassoino, mi raccomando, dove fate andare tutti fuori, che se era il giovane prende uno più piccino. Ecco qua, il nostro piatto, ne manca solo l'ultimo tocco, un po' di prezzemolo, non fa mai male secondo me, a crudello. Guardate, questa maccheronata e sti rigatoni a ragù di polpo fanno risuscitare morti. Con questo primo piatto dal sapore eccezionale vi mando un bacione a tutti quanti e ci vediamo alla prossima.